Sapevamo che sarebbero state due partite molto difficili contro due squadre ben organizzate, ma allo stesso tempo sapevamo di aver fatto un ottimo lavoro in settimana, sapevamo di essere pronti per queste partite, quindi eravamo sicuramente molto ansiosi di dimostrare il nostro valore, ecco, quindi ci aspettavamo sicuramente di buoni risultati. Every week will be to go 2-0 against every team. I'm here to win and I'm here to beat every team. Allora, le mie aspettative erano abbastanza simili a ciò che effettivamente è successo. Ero abbastanza confident nel vincere contro gli OP, ma non ero ancora sicuro se avremmo potuto battere i Makers. Expectations for the first week weren't too high. I know that we're on a new team and we have some rookies, so you need to break the ice first in the competitive games to get a feel of how it will go down. And I think that we learned a lot this week and I'm really happy with the outcome. In questa prima settimana di PG National sapevamo che avremmo affrontato Makers e Outplayed, due dei team più quotati all'interno di questo split. Per noi, che siamo un team appena formato alla fine, con qualche rookie anche all'interno del team stesso, era molto un test. La previsione era quella proprio di vedere a che punto fossimo a livello di gioco all'inizio di questo PG National. I'm gonna say we expected to win both games. We were kinda hyped up and we kinda managed to get a good draft against Makers, but not quite pulled the trigger in game. Really know what to think because our practice leading up to it was not the best, not the highest quality, and we had a bit of ups and downs. But I think we overcame them by the end of it. But the Makers game I was the most concerned about personally. Siamo sull'ondata del minion cannone, penso si tratti di volontà di cheat and recall. Se poi ti scivola una kill in mano non sei felice, non sei triste, scusami. Tentazione di ingaggio, vanno per le all-in ai danni di Dampai. Gubi continua il seguimento, un ultimo colpo, prende un facile primo sangue. Easy peasy, l'uccisione ai danni di Dampai. So in the first game against Makers, I really did a huge mistake. Disrespecting my enemies and just not respecting their all-in level 2, which I should have known because it's Samira Gragas. Their level 2 is really big. I just played way too aggressive and it was a huge mistake by me. E se non arrivi a mitico più secondo oggetto, per Zoe fare danno in questa pre-season è un po' più complicato. Drago della nuvola che viene aggredito a parte degli assolotti. Tutti pronti, tutti carichi. Drago della nuvola conquistato e per i campioni che hanno della loro, escludendo Zoe, torna comodo a ridurre il cooldown della Suprema al 10%. Era importante prendere il primo Drake, sia perché eravamo indietro a livello di gold, e quindi un Drake ci avrebbe dato comunque più statistiche e anche più tempo, sia perché comunque noi volevamo teamfightarli anche dopo i Drake. Quindi la win condition sicuramente rimaneva quella dei teamfight, rimaneva quella del poke di Zoe, quindi era assolutamente sempre quella, non cambiava niente. We got the first Drake. Our win condition for sure is to stack Drakes against that comp because we have a clear teamfight comp. If Jace is grouped, it doesn't do as much as if Malphite is grouped. But the problem we ran into this game is that we don't actually have ways to shut down the Jace on side lane before we move. So what ended up happening was every time we started grouping, Jace is threatening on the side lane and we can't really do anything about it. Robin è presente. Sater vorrebbe ingaggiare, eccolo lì, partono per l'uccisione, vogliono flashare, ce la fanno facilmente. Sater rischia grosso, il flash lo salva e Robin ha rischiato con quell'ultimo colpo di torre. In this situation, I think it wouldn't be able to kill the Jace without Malphite ultimate, so I'm not sure how entirely I will be able to save the ultimate here. Robin ha ancora le stack del largo granchio. Forse no, aspetta, ha marchiato largo granchio perché non ci sono campi nella giungla avversari. Quindi era l'unico bersaglio marchiabile, indipendentemente dalla priorità. È morto dall'ustione dello smite rosso, pensavo che sarebbe sopravvissuto per un soffio Ash. This was another big mistake by me where I just didn't expect my opponent to be there. I flashed way too late and I healed way too late as well. I should have just respected my opponent and flashed instantly to not die. And it was pretty unlucky because I think the last tick of Red Smite killed me. But yeah, that was just overall my bad and a greedy play by me.
Fugge, bellissimo disingaggio anche da parte della Suprema di Click. Easy peasy, e in tutto ciò Jace è ancora topside, Doxy non si teletrasporta mi sa. Parando i Click, tra l'altro, un'errata corrige da parte sua, ma ne parliamo dopo perché arriva una bolla molto buona, ma una stella non altrettanto buona. Ti stavo dicendo, non è Gragas tank. Quelli sono gli specchi di vetro di Bendol, quella è una gemma infuocata, quello sarà un Gragas da mandato imperiale. D'altronde il tuo team sta snowballando, quindi perché no? La mappa è crollata, abbiamo sbattuto le ciglia, la mappa degli assolotti si è disintegrata. Perdere 2 torri intermedie non è stata sicuramente una cosa positiva, ci ha tolto tanto tempo per lo scaling, loro sono stati anche molto bravi, tuttavia prendere quel Drake ci avvicinava un passettino in più al soul point, a livello monetario comunque eravamo già parecchio indietro, quindi quei 2000 gold delle 2 torri non avrebbero cambiato radicalmente la situazione. Gli frutti mielosi all'interno della giungla e Aki torna un po' in salute. Buona qui la bolla. Bellissima ai danni di Guppy. Costretto a flashare immediatamente. Doxy che cerca il rallentamento. Arriva Lolinda, partiva il fight e Sater mostra come la roccia è più dura di tutto quanto il resto. Doppia uccisione, double kill e double crunch. Allora il motivo per cui non potevamo capitalizzare su queste 2 kills è perché abbiamo usato l'ulti di Malphite e il flash di Galio, che erano 2 strumenti molto importanti nella nostra comp, perché comunque erano loro i 2 tank che dovevano comunque essere primi nel fight, e ovviamente diventa molto più difficile capitalizzare su una torre nel momento in cui tu non puoi sfidare il nemico, diciamo, per quella torre. Quindi invece abbiamo deciso, invece di prendere la torre mid, abbiamo deciso di fissare le nostre sidelane che erano al loro win condition con Jace. Solo metto questa nota perché potrebbe averne prese di più e quello sarebbe terrificante. Bolla, va a zonare, non connette su nessuno, ma anche Ash inizia ad avere una funzione di zoning importante. Niente da fare per adesso. Potrebbero addirittura cercare il drago. Arriva la redenzione alla distanza. Doxy con il teletrasporto si è messo alle spalle del team. Taxer in tutto ciò è riuscito a eliminare Robin. Il burst è troppo alto. Danbai un'altra suprema a vuoto, ma il fight finalmente sta per arrivare, ma non è sufficiente il suo contributo. Il knock-up doppio sì, sarà pur utile, per quanto prenda le kill non sembrano proprio bastare. Doxy completa la carneficina per i Makers, portandoli a prendersi anche questo drago dell'oceano. We got some good poke in, that's why it looked like we were winning the fight, but during the fight there was so much things happening in the voice comms, so I got a bit confused and didn't hear that there was 5 more seconds on the TP, so I wanted to try to make a hero play, and it obviously didn't pay out, and everyone was just in really awkward position after that, so that's why we lost. Anche troppo follow up. Tanto distanti. Il controllo per negare visione. Pronti a ingaggiare su Taxer. Pronti a ingaggiare su Taxer, che finalmente cadrà per mano di Kindred. Addirittura Kiba che investe la sua suprema pur di difendere Malphite. Well, I believe if we manage to kill one person and we don't get an objective, like once again with the last question, if we don't manage to get a game-breaking objective after this kill, because our ults basically allow us to win fights, and if we don't have them, well, we will never win fights. Dove gli assolotti possono cercare di forzare senza che Gragas possa rispondere e quindi almeno lottare con un po' di risorse in meno. We are very fucking split, by the way. Okay. I'm looking for engage. I'm looking for engage. Guys, look here. I'm flashing out. I don't see anyone. Okay, I'm engaging. I'm coming in. Jace, Look, Jace. Jace is dead, Jace is dead. Danbai finalmente riesce a trovare la prima uccisione, ma Samira decide di andare per l'all-in. È il momento di combattere, è il momento di squartare, è il momento di una quadrupla per Samira. È il momento di chiudere anche il game per questi Makers. Sicuramente potevamo giocarla meglio a livello meccanico. C'è da dire anche che la gold lead a quel punto era veramente ampia. C'erano più o meno 7.000-8.000 unità d'oro di differenza tra le 2 squadre. Però alla fine loro sono stati molto bravi a rimanere sempre disuniti, a non darci mai ottime ulti di Malphite, ottime engage con Ashe. Quindi loro sono stati molto intelligenti. Il team sicuramente poteva fare di più, potevamo in generale giocarla meglio, però comunque loro sono stati anche molto bravi a impedirci ogni tipo di engage.
I think there's multiple reasons for this. So I think in our case, our strong champions this game was Lucian, Renekton and Talia. But the way the game ended up playing out is we know where Lee Sin is for the whole game, and he can't respond to us in the bot side. So this was actually my call, where I said, well, Lee Sin can't really do anything. If we just take his jungle camps down in bot side, he's actually just gonna suddenly fall 5 levels behind, which ended up happening. So yeah, we definitely could have done more though, I think. Especially with the Renekton, because in hindsight, if you have Renekton, Lucian and Talia top, you should use it better than we did, but more practice, I guess. I think we knew, as mentioned before, that we are ahead in this game, and all we had to do is make sure that Talia does get the advantage that she already got, and like she continues to snowball it. So we were basically chilling, I guess, and waiting for enemies to make a mistake. And we thought at that point that enemies made a mistake by recalling when we had tempo, and we just decided to do Baron on this tempo. La prima uccisione, cade sotto il primo sangue di Renekton, fa l'aggressione grazie anche alla soprana da parte di Braum. Chi va all'inseguimento riesce a bloccarlo, è ancora in vita, Patkiza vorrebbe almeno con l'uccisione, ma no, che wow! Triple kill, triple uccisione di Patkiza, uscita poi dal suo Ghost di una stasi, uscirà comunque sconfitto, ma wow, 4-3 che sono voluti 24 minuti. Allora, qui ero molto fiddato ed ero molto confident nei miei danni. Però dall'altra parte la partita era un po' troppo noiosa e serviva qualcosa per renderla più piccante. E allora ho pensato che era un'ottima idea fare 1v2 contro Kai'Sa e Alistar, non avendo il flash. E insomma, ne ho pagato le conseguenze. Perché non c'è solo Sid, c'è anche Patkiza, l'inserimento su di lui. Ah, ci prova Bullet però con l'istinto omicida, c'è la Stasia, un 3 contro 3. Lotus dall'altro lato, ha il calcio disponibile, no, è ancora in cooldown, si lancia comunque dentro. Un war jump frettoloso, cerca ancora una volta Danbai. Il game si stia piano piano palesando. La frattura glaciale, Cole è bloccato, costretto a flash, ma dall'altra parte Aki trova battere Patkiza. Bello Sid su 4 in lock up, ma non c'è il follow up, non ci sono i danni e verrà quindi immolato per cercare se non altro di lasciare indietro i nemici. Ma wow! Robin su Sid, ma Sander! Lotus lo sconfigge. Yeah, we have to Just finish. Kai'Sa has no flash, guys. Kai'Sa has no flash, yeah. Braum has flash. Just flash on her when wait you can just play with the wave. Play with Wait wave. for the wave. Wait for Flash the on wave. Kai'Sa when she's like near. Yeah, Don't just overdo wait. it. We have time. You don't have to like dive her instantly. Yeah. Just play tower now. Play tower. Let's do it on the second turn. Kill the Wait, minions. we don't have Kill the fucking minions. wave. Yeah, we have Yes, but you like do, have you time. do. And Just hit it guys, please. hit tower please. Hit tower, yeah. We got her. Kill it again. KDA, Don't pick the minions, don't pick the minions. tower, I mean Nexus. GG. Nice game. Let's go! Ah! My KDA is so actually nice. higher. Holy shit! Assurda, Forget. in un batter d'occhi per questa squadra. Stavamo preventivando un momento di quanto durerà ancora, quanto lotteranno attorno agli obiettivi. All'improvviso il game è finito e neanche le grafiche se ne sono, siamo ancora in game noi stessi a quanto pare.